Carissimi amici e carissime amiche nati sotto il segno del leone o con l'ascendente in leone, vi do un benvenuto di cuore in questo che è il vostro oroscopo annuale. Che cosa avrà in serbo il 2025 per il segno del leone, per i leoni e per le leonesse? Lo scopriamo subito, ma prima vi voglio raccontare che questo questo oroscopo sarà diviso in due parti. La prima parte è tratta dal grande oroscopo segno per segno e se per caso l'avete già visto, il suggerimento è di rivedere per bene questa parte in cui parliamo di Saturno, di Urano, di Nettuno, insomma dei grandi transiti, perché ci aiuteranno a introdurre poi la seconda parte, quella inedita, in cui vedremo invece i pianeti personali, le lune, Mercurio e così via, da gennaio fino a dicembre 2025. Detto questo, cari leoni e care leonesse, se per caso ancora non ci conosciamo, io sono Elvio e su questo canale AstroWay parlo di astrologia evolutiva, un'astrologia che ci guida e ci supporta nella nostra crescita personale e spirituale. Ci sono tre cose che potete fare se vi va. La prima è lasciare un like a questo video perché lo aiuterà veramente tanto. La seconda è quella di iscrivervi al canale e la terza di cliccare sulla campanella, e la ragione per fare queste ultime due azioni è che nel 2025 ho in mente di realizzare veramente tantissimi video dedicati alla visione spirituale dell'astrologia. Detto questo, iniziamo subito e io vi auguro una buona visione dell'oroscopo 2025 per il segno del leone. Siamo arrivati al quinto segno dello zodiaco, il segno del ruggito. Ovviamente sto parlando del leone, ragazzi, e la prima cosa che mi sento di dire è fine quadratura di Urano. Ora, io personalmente non credo che questa quadratura sia stata negativa per forza per il leone, però che sia andato un pochino a pungolarlo, a dargli fastidio, farlo sentire anche un po' escluso forse, è come dire, mettere in risalto, ecco, quelli che erano i punti deboli del leone, questo sì. Quindi facciamo lo stesso esercizio che abbiamo già fatto per il toro, però in questo caso è un po' diverso il significato, ma la parte in comune è che possiamo portare indietro le lancette del tempo e quindi torniamo all'anno 2018. Quindi, caro leone o cara leonessa, prova a tornare con la mente in quei momenti, in quei mesi del 2018, e se vuoi, come abbiamo già detto, si può abbracciare tutto il triennio, quindi guarda anche un pochino prima, 2017, forse anche 2019, e prova a chiederti che cosa stavi vivendo in quel momento della tua vita, perché ci sono delle dinamiche molto particolari che potrebbero essersi manifestate in quel momento, che poi hanno avuto sicuramente tutto il loro trascorso, perché ci sono stati dei passaggi di Giove, ci sono stati passaggi di Saturno, quindi quando guardiamo un transito lungo come quello di Urano non possiamo mai pensare che sia sempre uguale, innanzitutto perché poi ognuno ha la sua decade, insomma adesso non entriamo nelle cose tecniche, però non sono stati, diciamo così, 7 anni uniformi. Quello che possiamo dire è che il tema generale, molto probabilmente, che ha riguardato la maggior parte delle persone leone o con ascendente in leone, ha riguardato proprio il tema del lavoro, il tema della professione, a volte anche il tema di dove svolgere questa professione, quindi eventualmente di dove vivere. Un tema che può riguardare per qualcuno anche la famiglia o la dicotomia lavoro-famiglia, quindi dedico più tempo e energia all'una, all'altra cosa, ne sacrifico una, ne sacrifico l'altra. Comunque sia, diciamo che tutto questo inizia a venire meno, perché Urano lascerà la quadratura, come abbiamo detto, ed entrerà
in gemelli, tra l'altro in un buonissimo aspetto armonico per il leone. Poi ragazzi, lo so che state aspettando che io vi parli dei transiti in Ariete, quindi di Nettuno, quindi di Saturno, ma un attimo solo perché voglio fare qualche precisazione su Plutone, che so già che qualcuno nei commenti scriverà che l'ho trattato poco. È vero, in questo oroscopo in realtà un pochino ne ho parlato, però meno degli altri transiti, perché per adesso riguarderà praticamente solo i nati nella prima decade del Leone, ma diciamo un po' in generale di tutti i segni, e in realtà neanche proprio tutti, soprattutto quelli nati all'inizio della prima decade, quindi diciamo che ancora ne possiamo parlare meglio diciamo in futuro, ma qualcosa diciamo, soprattutto per il leone che ce l'ha di rimpettaio, cioè, il leone proprio si sveglia e, no, tipo la pubblicità, no, dove ci sono i fili con il bucato, guarda di fronte a sé e dice ciao Plutone. Ecco, ok, forse questo è il modo migliore in cui un leone può prendere questo transito. Diciamo che il tema generale, tornando seri, è quello dello specchio. Lo specchio io, l'altro, io, realtà esterna. Tra l'altro io è uno dei temi centrali per il leone, cioè definire la propria identità, chi siamo, chi non siamo, chi vogliamo essere, muoverci verso questa aspirazione di chi vogliamo essere, quindi cercare di diventarlo realmente, quell'io, quell'ego ideale che vogliamo essere, e questa è la parte dell'io. Poi c'è la realtà esterna, è un po' come che se questa lunghissima missione di Plutone, che ovviamente poi a livello planetario ha anche degli altri significati, ma a livello personale, in particolar modo per il leone, il significato è proprio quello di cercare di integrare queste due parti. Quindi da un lato c'è l'io, dall'altro c'è il noi, l'altro. Piano piano bisognerà cercare di comprendere che questa differenza in realtà è illusoria e che l'altro, ma anche la realtà esterna, è uno specchio di te stesso. È molto impegnativo come compito, vero? Me ne rendo conto, e per questo adesso andiamo a parlare dei transiti nel segno dell'Ariete. Saturno e Nettuno entrano nella nona casa del leone e quindi vanno a portare espansione, o meglio vanno a suggerire al leone, vanno all'orecchio del leone e gli dicono ehi, è arrivato il momento di lasciare andare questo piccolo orticello, questa piccola zona di comfort in cui stai bene, e lo so che ci stai bene lì dentro, caro leone, cara leonessa, ma adesso è il momento di andare, adesso è il momento di esplorare. Sì, perché è una nona casa arietinica, quindi abbiamo l'energia del Sagittario, del viaggiatore, dell'esploratore, ma abbiamo l'energia dell'Ariete, quindi del pioniere, di quel fuoco che in questo momento, se non avete visto i segni prima, andate a vedere soprattutto sull'Ariete come scoppiettava. Abbiamo bisogno di questo fuoco che adesso è un po' smorto, e non è un caso che adesso sia smorto il fuoco. Per chi non sapesse cosa sto facendo, sto indicando il camino che ho di fronte a me. Bisogna che questo fuoco insomma si ravvivi. Questo che cosa significa? Significa ad esempio prendersi tempo e spazio per fare quei viaggi, quegli spostamenti, per qualcuno anche quei traslochi, addirittura per qualcuno potrebbe significare espatriare. Comunque tutti quei movimenti, caro leone o cara leonessa, che non hai fatto, che hai rimandato. Non è più adesso il momento di rimandare, è il momento di farlo. E poi probabilmente invece per qualcuno questo viaggio non sarà un viaggio del corpo, ma diverrà un viaggio
della coscienza, è il momento di studiare, il momento di mettere in moto la mente, il momento quindi di prendere qualche nuovo titolo di studio, di formarsi, anche di formarsi professionalmente, di costruire una nuova professione, perché no? O di aggiungere dei pezzi, delle parti alla professione che si sta già svolgendo, ma attenzione, per qualcun'altra a un livello ancora più alto potrebbe diventare un viaggio dello spirito, un viaggio in cui il leone evolverà veramente verso la migliore versione di se stesso. Però tutto questo è un viaggio lungo, perché stiamo parlando per Saturno di un viaggio che arriva fino al 2028, per quanto riguarda Nettuno credo addirittura fino al 2038, ma lo possiamo andare a controllare, quindi insomma ci sarà tempo e modo per fare tutto questo, ma già nel 2025, soprattutto i nati della prima decade, possono iniziare i primi passi, e anche in realtà i nati nelle altre due possono iniziare ad anticipare un po' il movimento, perché quando qualcosa è positivo, ragazzi, si può anticipare. Come dire, c'è una festa, l'orario è quello, sì, ma nessuno ti vieta di arrivare un'ora prima, magari c'è già qualcuno e ti metti a conversare amabilmente. Ecco, quindi prendete nota. Carissimi amici nati sotto il segno del leone o con l'ascendente in leone, ben ritrovati. Come vi avevo promesso, adesso siamo qua per vedere i transiti dell'anno in un modo più specifico, dando un'occhiata anche alle lune, a Mercurio, a Venere, insomma, tutti i pianeti professionali, stavo per dire, a tutti i pianeti personali, ragazzi, scusatemi. Vorrei partire proprio dalla luna. E partiamo quindi dal mese di febbraio, un mese in cui ci sarà una luna piena piuttosto particolare, proprio perché sarà la luna piena nel segno del leone. Questo momento rappresenterà quindi il momento in cui portare a compimento qualcosa che è iniziato un bel po' di mesi prima, nel mese di agosto. Quindi diciamo che qua ogni persona, ciascuno di voi all'ascolto, dovrebbe provare a tornare con la mente a quel mese di agosto 2024 e andare a vedere quali processi in quel momento stavano nascendo. I processi possono essere anche dinamiche interiori, può essere anche lasciare andare avanti qualcosa, lasciare andare qualcosa, volevo dire, oppure anche un progetto, una nuova idea, qualcosa che si è iniziato in quel momento. Ecco, è come se, arrivando a questa data del 12 febbraio 2025, si arriva, come dire, al culmine di questo processo. Per quanto mi riguarda, ad esempio, non lo dirò pubblicamente qui nell'oroscopo perché è ancora un po' presto, però poi ve lo dirò, ma in quel momento stavo proprio iniziando un nuovo progetto e quindi so già che quando arriveremo al 12 di febbraio questa prima parte di avvio di quel progetto avrà raggiunto il suo culmine. Perché vi porto questo esempio? Non tanto per parlare di me, quanto perché è importante sapere poi che cosa succede. Quello che succede è che, dato che il progetto non è ancora finito, ok, ci vorrà ancora un po' di tempo, il 12 febbraio però ci sarà bisogno di un cambio di marcia. Ecco, è come se questa luna nuova dicesse: ok, adesso ritorno nel tuo segno, caro leone, ma se quel qualcosa non è ancora finito, adesso deve salire d'ottava, deve spostarsi a un livello di vibrazione, di consapevolezza maggiore. Ok, chiudiamo un attimo con la luna piena, diamo solo un'informazione veloce invece su quella nuova, che sarà invece il momento per iniziare ancora qualcos'altro di nuovo, un nuovo progetto ad esempio, e stiamo parlando del 24 luglio.
Un po' prima, quindi, anzi, per chi è nato nella prima decade coinciderà proprio con il proprio compleanno, per chi è nato nelle altre due decadi, quindi precederà un pochino il momento del compleanno, e significa che tutto quel periodo, da fine luglio fino circa al 23 di agosto, finché c'è il sole nel segno del leone, sarà il grande momento dei nuovi inizi 2025. Mi ero dimenticato di dirlo, ma potete prendere una penna e anche un'agenda e iniziare a segnare tutto. L'idea è proprio questa. Se avete un calendario fatto tipo questo, potete proprio, via via che cito le date, scriverle, in modo da avere un piccolo quadro dell'anno. Ok, passiamo a Mercurio. Mercurio si troverà nel segno del Leone leggermente prima rispetto alle date che abbiamo detto, 26 di giugno, poi farà un moto di retrogradazione sempre nel segno del Leone che inizierà il 18, scusate, luglio, fino all'11 agosto, dopodiché ritorna diretto e poi va nel segno della Vergine. Questo passaggio indica la necessità di guardarsi dentro per il Leone in un momento in cui invece l'attenzione sarà proiettata all'esterno, perché sarà estate e è molto facile che in quel momento si sia presi da tutt'altro, anche non fosse altro per le temperature che ci saranno, una cosa e l'altra. Forse una delle ultime idee che potrebbe venire, quantomeno a tante persone, è quella di sedersi in meditazione, eppure sarà proprio la cosa migliore da fare, soprattutto proprio in questa forbice 18 luglio 11 agosto. Non so quanti giorni sono, però all'incirca 12 più 11, dovremmo essere proprio intorno ai 21 giorni, 3 settimane, quindi potrebbe essere proprio un momento bellissimo per fare una pratica di 3 settimane di meditazione. Molto bene, diamo un'occhiata anche a Venere e a Marte tra un attimino, ma prima ci colleghiamo con Alessandra che andrà a lanciare i dadi, quindi vediamo che cosa verrà fuori nel lancio dei dadi astrologici e poi li commentiamo insieme. Leone il burlone. Ok, allora per il Leone è uscito Mercurio, quindi sappiamo che la focalizzazione è sull'intelletto, sulla mente, sulla comunicazione. Come segno è uscito l'Ariete, quindi siamo in un segno di fuoco, c'è forza, c'è potenza, c'è anche voglia comunque di iniziare qualcosa di nuovo, e come settore c'è la sesta casa, quindi tutto ciò che riguarda il lavoro, ma anche la salute, l'alimentazione e così via. Come possiamo leggere questa triade? Mercurio in Ariete, sesta casa, provando a mettere insieme queste informazioni. Innanzitutto c'è sicuramente la necessità di vedere qualcosa, o meglio di rivedere qualcosa nel proprio approccio mentale al lavoro. Si tratta di trasformare qualche aspetto che forse, con aspetto qua intendo proprio abitudine, abitudine mentale con cui ci si approccia al lavoro. Che cos'è che fai lavorativamente parlando, caro Leone o cara Leonessa, che un po' ti pesa? Questa è un po' la domanda, e andare a vedere di cambiare l'approccio. Poi
Per qualcuno potrebbe significare anche guardare alla propria salute in un modo diverso, proprio anche alla salute del corpo fisico, quindi ad esempio cambiare alimentazione o avere un po' più cura della propria alimentazione, ma penso proprio ad esempio all'inizio di nuove diete, all'inizio di nuove abitudini che hanno a che fare con la salute, dato che nel segno dell'Ariete comunque c'è sempre un po' lo spirito delle cose che iniziano, ma c'è anche lo spirito pionieristico, quindi di provare qualcosa di nuovo per la prima volta. Questo è un lancio che lo trovo interessante perché va ad aggiungere qualcosa che in qualche modo fuoriesce un po' da tutto il resto che abbiamo detto per quanto riguarda il Leone, e quindi probabilmente proprio per questo che è uscito, per permetterci di focalizzarci su due aspetti, cioè il lavoro con la sesta casa è inteso proprio non tanto nel senso più ampio, no, di quello che noi facciamo per trovare soddisfazione, sentirci realizzati nel lavoro, ma la sesta casa ha a che fare molto con le operazioni pratiche nel lavoro, tipo il sottoscritto di questo ne avrebbe un bisogno enorme perché tendo a volte veramente a lavorare tantissimo, come sto facendo in questi giorni con l'oroscopo, senza magari essere o avere l'organizzazione che ci vorrebbe. Insomma, è un invito a cambiare abitudini fondamentalmente, e come dicevo anche nell'ambito della salute, dell'alimentazione, quindi sicuramente è un'informazione che va a completare qualcosa di importante. E detto questo, diamo un'ultima occhiata ai pianeti che mancano, anche alle opposizioni. Il 25 agosto 2025, quindi leggermente dopo rispetto a quando il Sole si sarà spostato nel segno della Vergine, Venere arriverà nel segno del Leone. In qualche modo il senso di questo passaggio sarà quello di aiutare il Leone a vedere alcune dinamiche delle relazioni, quindi dell'ambito relazionale, sentimentale, ma non solo, dinamiche che in qualche modo lo portano a non vivere appieno la bellezza dei rapporti. Questo può variare veramente tantissimo da una persona all'altra, quindi diciamo che l'invito generale dell'anima leonina è questo: dal 25 agosto fino circa al 20 di settembre cerca di guardare alle relazioni anche proprio utilizzando le energie della Vergine che ci saranno in quel periodo. Quindi un po' andando a spaccare il capello in quattro per quello che riguarda, diciamo, come ci si approccia, no, all'altro, cercare di vedere alcune dinamiche che si ripetono e così via. Questi sono proprio momenti preziosi per lasciare andare qualcosa e per portare una nuova energia nella propria vita. Un po' invece più banalmente può essere anche il momento per i nuovi inizi, quindi nuove relazioni che nascono, o anche per fare qualcosa di bello insieme alla persona che ami. Quindi se c'è da scegliere un momento, ricordati che questo momento della fine estate 2025 potrebbe essere sicuramente un buon momento. Opposizioni, siamo nel periodo diciamo tra fine gennaio e la metà di febbraio, quindi questo è un momento in cui potrebbero esserci delle tensioni, in cui il Leone potrebbe essere messo un po' in scacco o quantomeno sentirsi messo alla prova. Una strategia che può funzionare è quella di non esigere troppo da se stessi in quel periodo e provare a rilassarsi per quanto possibile. Chi proprio ne ha la possibilità, l'ideale sarebbe anche prendersi qualche giorno di ferie o sparire dalla circolazione, però quando questo non è possibile, chi perlomeno invece può alleggerire un pochino il carico di lavoro o quantomeno non prendersi altri impegni proprio in quel periodo, questo sicuramente potrebbe aiutare tantissimo. Quindi ecco,
Faccio un'ipotesi, persona che lavora, non può andare in ferie, deve lavorare dal lunedì al venerdì, ma ammettiamo il fine settimana recupera il tempo perduto facendo sport o dedicandosi a un secondo lavoro, che ne so, ristrutturando una casa, insomma qualsiasi attività extra. Ecco, quello potrebbe essere il momento in cui dire ok, sto già lavorando dal lunedì al venerdì, basta, il weekend mi distraggo, e questo sicuramente aiuta. Momenti invece in cui arriveranno energie armoniche, l'abbiamo già visto, sono quelli in cui ci saranno i transiti in Ariete, quindi stiamo parlando di fine marzo, stiamo parlando anche di aprile, in particolare una giornata da segnalare l'equinozio, quindi 21 di marzo, in cui ci saranno Sole, Mercurio, Venere e anche la Luna. La Luna si troverà nel segno del Sagittario, quindi creando un altro aspetto armonico in un segno di fuoco. Insomma, giornata speciale in cui fare qualcosa di speciale. Molto bene, ragazzi. Per il Leone è tutto. Io mi auguro che questo oroscopo vi abbia dato alcuni spunti su cui riflettere. Sono a disposizione per rispondere ai vostri commenti, quindi lasciatene pure qua sotto e sarà un piacere interagire. Vi invito ovviamente agli oroscopi che ci saranno tutti i mesi. Via via vediamo l'oroscopo di gennaio, di febbraio, di marzo e così via. Queste tappe le rispettiamo sempre su Astroway, quindi siete tutti invitati. Se il video vi è piaciuto, like, iscrizione al canale se ancora non siete iscritti. Io sono Elvio e mando tutto a voi, a tutti voi. Possibile fare un errore proprio alla fine del video. Mando a tutti voi un grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce.